Eccoci, allora, oggi video su controllo del variatore J Costa e una pulita al vano trasmissione, così controlliamo come sta la cinghia, come sta il correttore di coppia e tutto quanto, frizione, campana. Allora, intanto dobbiamo smontare questo, che sono due vitrelle, una qua sotto e una qua sotto. Ok, smontato, lo appoggiamo qua. Poi dobbiamo smontare questo qui, che io già ho levato la vitarella che stava qua. Leviamo questo e la vite è quella lunga, vabbè, io perché non mi ricordo, e appoggiamo qua e mettiamo da parte. Poi dobbiamo smontare il filtrino, sono una vitarella qua, e questa qui che è già stata svitata perché è quella che tiene anche questo, quindi spediamo questo e lo togliamo. Ok, una volta tolta la vitarella lo mettiamo sempre qua dentro e leviamo questo e dopo gli diamo una pulita prima di rimetterlo. Adesso per smontare questa scocca ci sono tre vitarelle, una qui. Allora, dicevo, per smontare questa scocca ci sono tre vitarelle, una qui sotto, eccola, una nera qua, eccola, c'è il ditino sopra, non so se riesco a farvela vedere, eccola qua, e una dietro, eccola qua. Adesso svito, smonto e ci rivediamo. Allora, eccole qui le tre vitarelle, appoggiamo sempre qua dentro. Adesso questo è smontato, vedete? Però non esce perché bisogna levare questa vitarella qua e questa vitarella qua sotto, che è del filtro dell'aria, la parte alta, così questo si muove, si alza leggermente e riuscite a togliere questa plastica qua. Allora, le due vitarelle che vi dicevo tolte, vedete, questo adesso riesce a muoversi, basta prendere questo, inclinarlo verso di voi e tirare leggermente, questo viene via, eccolo qua. Allora ragazzi, io perché qua una volta ho preso un sacco d'acqua, mi si è praticamente bagnato questo dentro e mi ha fatto una sorta di ruggine qua. Ho provato a toglierla ma non si toglie, purtroppo ormai mi si è rovinato. Vabbè, è poco male, però è tutto pulito all'interno. Adesso dobbiamo levare tutte queste vitarelle, queste, tutte intorno, tanto sono tutte uguali, stanno tutte intorno. Non mi ricordo, mi sembra che è una 8, sì, è una 8 ragazzi. Quindi adesso io toglierò tutte le vitarelle e poi vi faccio vedere come si leva il carter in metallo. Allora, le ho tolte tutte, mi dimenticavo, dovete togliere anche questa qua centrale che ho già svitato. In teoria adesso il carter è smontato, vediamo se riesco con una mano sola, non penso. Dovete far piano piano perché praticamente sia qui che qui è attaccato, praticamente c'è il perno albero motore e albero trasmissione posteriore, quindi albero motore davanti e trasmissione dietro, che va dentro questi cuscinetti e quindi deve uscire bello lineare, dritto verso di voi. Con una mano non ci riesco. Ok, con due mani è semplicissimo, questa viene in avanti verso di voi e lo sfilate. Poi gli diamo una bella pulita dentro. Ok, allora qui avrete la campana, dietro la campana c'è la frizione e dietro la frizione ci sta il correttore di coppia, la cinghia, la semipoleggia e io dietro ho il mio J Costa. Adesso smonterò questo bullone e questo bullone, così tiro fuori tutto. Allora, per smontare serve una 27, sia davanti che dietro e che davanti, 27, e smontate tutte e due. Ok, una volta smontato levate questa rondellina, aiutate con un cacciavitino,
purtroppo con una mano è un po' difficile far tutto. Vabbè, smonto e ritorno da voi. Questo, vado pure questa, tanto sono uguali i bulloni, non li dovete neanche mettere vicini. Ecco qua, pure questi sono uguali sia avanti che dietro. Con una mano non riesco a fare un cavolo. Comunque adesso, una volta levati i bulloni, sfilate tutto verso di voi. Ok, allora, levato il bullone, questa è la campana, vedete? Tutta sta sporcizia va tolta. Dopo lo facciamo, gli diamo pure una bella lucidata all'interno. Andremo a grattare un po' le massette, pure questo bello pulito. Dopo vogliamo ancora meglio. Ecco il J-Costa, la cinghia sta bene. Allora smontiamo tutto il blocco insieme e appoggiamo qua. Dopo ci pensiamo a questo, poi vediamo, smontiamo pure questo bullone e andiamo a vedere la molla, però l'ho fatto da poco, tutto pulito. Dopo diamo solo una bella soffiata. Ricordatevi sempre che la cinghia c'ha un verso, quindi quando la smontate, dopo qua gli diamo una bella pulita dentro. Comunque bello pulito. Guardate, il J-Costa veramente non sporca quasi per niente, a differenza degli altri variatori. Apri qua, è tutto nero. A parte ha fatto 2000 km mi sembra, quindi pochi. Allora, lo spinotto, che era questo che ho dovuto modificare, perché praticamente la J-Costa lo fa per la BMW, però praticamente qua dentro non c'entra nell'albero motore, quindi ho dovuto levigare leggermente all'interno dello spinotto del J-Costa e è entrato benissimo, vedete. Adesso vediamo se riesco, no, con una mano non riesco, un secondo, ecco qua, sfilato. Allora, questo è lo spinotto, la semipuleggia, una rondella di rasamento che poi vi faccio vedere dove va. Questa è la campana J-Costa Pro e questi sono, vedete, dentro un po' è sporco ma va pulito. Questi sono le suppostine, è tutto perfetto, un po' sporco ma adesso puliremo anche tutto questo. Ragazzi, è un valeatore eccezionale, a parte l'ho avuto quasi in tutti i miei scooter, io mi ci trovo benissimo, è veramente il top di gamma secondo me proprio per ogni scooter, anche perché questo ti permette di non andare a modificare niente e la moto va alla grande, cioè meglio di un Malossi, un Polini, perché se metti un variatore Polini e Malossi poi devi comunque andare a lavorare sulla molla del correttore di coppia, il correttore di coppia, la frizione e tutto quanto. Invece con il J-Costa la frizione lavora meglio, perché il J-Costa ti fa usare tutti i 34 cavalli del motore immediatamente, quindi hai il vantaggio che appena apri il gas il J-Costa ti dà subito tutta la potenza del motore, quindi il motore non slitta in partenza, non trema ai bassi regimi. Cioè io ho risolto ogni problema di questo scooter grazie a lui, al J-Costa. Cioè è veramente eccezionale come variatore. Io penso il migliore in assoluto. Certo, c'ha tanta manutenzione, perché vedete si sporca parecchio. Dentro devo dire che non sporca tanto. Adesso andremo a pulire un po' tutto, però è eccezionale veramente. Lo consiglio a tutti, sia chi c'ha il Forte sia chi non ha il Forte, ma per ogni scooter. Allora, io per pulire uso questo qua che è economico ma funziona alla perfezione. Passate tutto una bella botta su tutto il carter.
comunque pulitissimo, anche perché l'ho pulito da poco. Ho detto, penso 2000 km. Ok, adesso gli do una bella soffiata e un'asciugata con la carta, e qua pulisco bene i due alberi e tutto il resto. Poi passiamo al J Costa, al correttore di coppia, e poi rimontiamo tutto. Puliamo la campana sia da un lato che nella parte interna, ma questo ovviamente anche per chi ha il variatore originale, Diamo una bella pulita all'interno. Questi sono un po' consumati, ma ancora voglia, anche perché ho notato che da un lato attaccano prima e da un lato si rovinano un po' meno. Vedete, ad esempio questo non ha girato, non ha ruotato, invece questo ha ruotato più volte, però non è un problema, lo facevano anche sugli altri. Allora diamo una botterella qua dentro, sgrassiamo tutto, puliamo tutto e rimontiamo. Allora ragazzi, questo è il correttore di coppia con la frizione. Allora, è diciamo una buona abitudine ogni volta che si smonta il correttore di coppia per cambiare la cinghia o qualsiasi cosa, dare una piccola scarta vetrata alle massette, a tutte quante. Almeno levate la vetrificazione, vedete questa parte un po' più scura, un po' più nera, così levate questa vetrificazione dalle massette, e ovviamente così facendo la frizione attacca molto meglio nella campana. Poi ovviamente adesso daremo una bottarella di carta vetrata anche nella campana, vi farò vedere come. Però io già l'ho fatto ovviamente, tutte quante, però è buona abitudine farlo. Poi magari più avanti vi farò vedere, perché l'ho fatto già da pochi chilometri, come smontare la frizione. Praticamente va levato questo bullone qua grande, che adesso non mi ricordo, ma vi farò sapere da quant'è, perché ho il bicchierino della grandezza. Una volta svitata questo bullone grande, la frizione viene via e c'è la molla. Togliete la frizione, togliete la molla. Sopra al correttore di coppia c'è un bicchierino, qua sotto sta praticamente questo che vedete tra la molla. Quel bicchierino praticamente si toglie e ci sono due o-ring che praticamente proteggono, due paraoli diciamo, che non fanno uscire il grasso e non te lo fanno andare nella frizione, nelle massette, nella campana, dentro il correttore di coppia. Quello una volta ogni 15-20.000 km io consiglio sempre di farlo, perché comunque aiutate al correttore di coppia ad aprirsi e chiudersi molto più semplicemente, facendo meno artrito, con un grasso pulito, un grasso nuovo. Dai, andiamo su allo scooter e vi faccio vedere come si rimonta tutto. Ovviamente una botta col compressore, giusto per levare, adesso mi si è scaricato, però per levare tutte le impurità, tutta la polvere che si accumula, comunque girando molto velocemente e consumandosi questa polverina che va a infilare un po' ovunque. Comunque date una bella botta col compressore se ce l'avete, se no anche con una bomboletta aria compressa. Ok, siamo tornati allo scooter, eccolo. Puliamo la campana, stesso identico prodotto per tutto, per pulire qualsiasi cosa ragazzi, è eccezionale. Quello per i freni, vedete come si grassa bene, con una mano è sempre difficile, sempre tenerlo dritto, sennò poi rimane prodotto dentro e non c'è più l'aria. Ok, ora gli do una bella pulita e poi vi faccio vedere come lucidare all'interno. Allora, una volta che ho tutto bello pulito e sgrassato, sia tutti i componenti sia all'interno, l'ultimo passaggio è dare una scartavettata alla campana. Eccola qua. Come faccio io? Io metto la campana in posizione al contrario nella filettatura e giro la ruota, e mentre che giro la ruota prendo una carta vetrata molto fina, l'appoggio qui e girando, questa gira veloce, vedete? Girando la ruota
ovviamente c'è molta più forza, girando veloce date una bella crostata qua, dovete riuscire a farla diventare un po' più lucida. Ok, ho fatto, vedete, è quasi praticamente nuova. Quindi adesso l'artrito con la frizione che abbiamo appena scartavetrato le massette, con la pulizia della campana, ho detto mi raccomando carta vetrata finissima, vedrete che attaccherà molto più prontamente e non slitterà più. Adesso ripulisco e rimonto. Allora, nel rimontare il variatore J Costa, come prima cosa la rondella di rasamento, che praticamente quando voi la inserite andrà direttamente a coprire, vedete, il fine corsa, così protegge sia il fine corsa e in più dà quel millimetro in più al J Costa, così si può aprire completamente. Adesso inserisco il J Costa, che però mi servono 2 mani. Ok, J Costa montato e anche lo spinotto, che è perfetto, vedete, praticamente arriva a battuta ma c'è quel millimetro che gli dà il rasamento, così questo qui è fisso, questo ruota e questo qui fisso, e consente alla cinghia di salire e di scendere, perché questo va avanti e indietro come un normale variatore. È solo che lui, scorrendo qui e con le candele che escono e spingono sulla campana, questo esce molto più rapidamente di un variatore normale e permette al motore di arrivare subito a utilizzare i 34 cavalli che ha. Per quello che il motore, cioè, gli cambia proprio carattere questo tipo di variatore a tutti i scooter ovviamente. Ok, adesso monto correttore di coppia e cinghia. Ok, correttore di coppia con frizioni, però se notate la cinghia adesso è para qui e non va bene, perché adesso tirando con le mani verso di voi dovete allentare un po' la molla e fare entrare la cinghia il più possibile dentro il correttore di coppia, per dare possibilità alla cinghia di andare un po' più avanti, e quando noi ci andremo a mettere la semipuleggia non va a stringersi sulla cinghia, ma va a stringersi, scusate, a stringersi direttamente sullo spinotto del variatore. Adesso ovviamente mi servono 2 mani, ve lo farò vedere. Ok, ho praticamente messo una mano qua e stretto, la cinghia è entrata nel correttore e vedete, prima stava solo così, adesso c'è molto più gioco. Quindi dopo vi farò vedere quando metteremo la semipuleggia, prima di stringere il dato dobbiamo fare questo lavoro con la cinghia e siamo sicuri che non viene pizzicata quando andremo a chiudere la semipuleggia. Ok, adesso possiamo mettere la campana, eccola qua, la campana mettiamo all'interno fino a battuta e poi dadino, scusate, rondella contro rondellina, che io ovviamente questa rondellina un po' l'ho modificata, c'aveva delle alette che ho tagliato e c'aveva pure un dentino che andava a finire dentro qua, non so se vedete che c'è tipo una fessura tipo questa, ma a me dava fastidio e quindi l'ho limata e quindi entra molto meglio e non dà fastidio quando togliete e mettete. Non sta facendo un po' la stronza, però vabbè. Devo limare un altro pezzettino perché dà fastidio. Ecco, a posto, ho messo la rondellina e la seconda rondellina e poi mettiamo il dado e chiudiamo fino a che riusciamo, così siamo sicuri che non balla. Adesso metterò semipuleggia
come vi dicevo, per mettere la semipuleggia questa deve essere libera e questa deve arrivare a battuta. Una volta che questa è libera e arrivata a battuta, vuol dire che siete arrivati alla base dello spinotto. Poi mettete questo, l'anellino e il dado e chiudete sempre a mano. Adesso ovviamente io con la dinamometrica chiuderò tutte e due, ma con una mano ovviamente non si può fare. Adesso chiudo e poi vi faccio vedere il primo avviamento con la, vedete, la cinghia che deve muoversi, soprattutto qua, vedete, ancora qua gira, mi vuol dire che non ero arrivato. Quindi sbloccate e girate, sbloccate e girate, così siete sicuri che quando andate a chiudere non toccherete la cinghia. Adesso stringerò i dadi e facciamo la prima accensione. Ok, tutto stretto, la cinghia non tocca e questo è stato stretto. Adesso accendiamo la moto. Ecco le chiavi. Facciamo fare il check. Ok. Perfetto, è andato tutto benissimo, la cinghia si è tirata, gira bene, gira tutta alla perfezione, richiudiamo. Ovviamente, scusate, prima di pulire, prima di richiudere, diamo una pulita anche all'interno del carter, che tanti non lo puliscono, tanti meccanici, perché lo lasciano sotto lercio. Invece ci vuole un attimo, ecco, sempre vedete come si scioglie, ci vuole un attimo, viene bello pulito. Ok, poi una volta che adesso pulisco lo rimonto, lo riappoggio e poi vi faccio vedere tutte le vitarelle che vanno messe e abbiamo quasi finito. Ok, allora ho rimesso il carter, prima vite e poi tutte quelle che abbiamo tolto. Tanto sono, a differenza di tante altre moto, io avevo il Burgman che, per dire, dovevi ricordarti ogni vite dove andava, invece questo ha il vantaggio di averle tutte uguali, quindi non ti devi neanche ricordare dove l'hai tolta, come l'hai tolta, vai, le metti tutte intorno e hai finito. A posto, stringo tutto e poi rimettiamo ok, allora rimontate tutte le vitarelle intorno e questa centrale. Questo ancora lasciamolo un attimo staccato, le due vitarelle. Quindi prima adesso mettiamo questo pezzo della scocca, quindi andiamo a incastrarlo dentro. Ok, è entrato? No, ancora no. Ok, adesso è entrato bene e mettiamo una vite sotto e 3 vitarelle sotto, rimettiamo anche questo qua, così, la L verso l'esterno e questo verso l'interno, però prima puliamolo ovviamente, meglio di una soffiata, e poi abbiamo quasi finito. Adesso monto questi due pezzi e poi vi faccio vedere gli ultimi due. Ok,
questi due montati. Adesso andiamo a rimettere le due vitarelle che tengono il filtro dell'aria, quindi una qui e una qui sotto. Va. Ok, fatto, messe una e due. Adesso mettiamo una qui e una qui, mi sembra, e qui. Quindi con queste tre vitarelle, che sono le tre piccole nere, due piccole nere e una marrone, una dorata che mi ero perso, ce l'ho rimediata io. Comunque queste tre, e finiamo di fare uno, due, uno qua e uno dietro, e hai finito di montare la scocca posteriore. Ok, adesso montiamo il coperchio del filtro dell'aria. Il coperchio qua del filtro dell'aria, che si appoggia qua, si tira verso l'alto e si incastra, e poi ci si mette la vitarella sotto. Ok, mancano solo questa. Allora, questa la fate passare qua, attenti che c'ha due dentini sotto, quindi devono entrare i dentini qua sotto, così, vedete? Appoggiate i dentini e schiacciate qua, c'è i fermi. Ok, e le ultime due vitarelle, una che va qua e una che va qua, e avete finito. E questo vi può servire per fare il cambio cinghia, cambio rulli, una pulizia generale, cambio variatore, cambio, che ne so, una pulizia al correttore di coppia, o la frizione, o diciamo che sapere smontare questo è comodo secondo me a tutti.